Rieccoci quest'oggi con i tarocchi degli angeli. E dunque, come avrete già appunto capito, quest'oggi effettueremo due varianti, in particolar modo due canalizzazioni del pensiero, con questo titolo, ossia vorrei dirti che, anche se siamo distanti, quindi quest'oggi lasceremo parlare il cuore, i sentimenti di una persona che vi è nel cuore, ma che per svariate motivazioni in questi giorni o in questo periodo è lontana da voi per una rottura, allontanamento oppure per causa di forza maggiore. Iniziamo dunque con la prima variante e iniziamo appunto a mescolare il mazzo dei tarocchi degli angeli di Doreen Virtue. Perfetto, come vedete appunto qui abbiamo i 4 arcani con i quali effettuerò appunto la canalizzazione del pensiero. Vediamo un po'. Arcani che ovviamente leggerò uno alla volta. Iniziamo con la prima posizione, 8 d'acqua. Sento un vuoto senza di te o comunque lontano da te. Non sto bene. Lo starti lontano, questa separazione, questo allontanamento, questo momento di stop o comunque questo doverti stare lontano mi pesa tantissimo ed è un peso sul cuore. In realtà sto guardando indietro, sto guardando al mio passato, sto cercando di capire che cosa ne ho fatto sino ad ora della mia vita, cosa ho combinato. Sto cercando di capire come poter fare per vivere un futuro in maniera diversa, perché io voglio guardare verso un nuovo orizzonte, voglio lasciarmi il passato alle spalle, ma è tanto difficile. La situazione per me è dolorosa, è vero. Starti lontano per me è difficile, mi fa male, perché sento un vuoto, sento la mancanza di te al mio fianco, ma in questo momento io devo guardare cosa c'è dietro alle mie spalle, cosa sto lasciando, cosa potrei lasciare del mio passato. Devo riflettere e devo cambiare, devo crescere, emotivamente devo evolvere. Sino ad ora non l'ho fatto. È arrivato il momento per me di crescere, di cambiare come persona, di cambiare dentro il mio approccio all'amore, il mio approccio ai sentimenti, il mio approccio anche al rispetto, ma faccio fatica. È come se in questo momento io dovessi cercare e trovare il mio posto nel mondo. Devo ricollocarmi, devo cambiare tutto ciò che mi circonda, le amicizie, tutto quello che ha fatto parte sino ad ora della mia vita, ma capisci che è un lavoro difficile e soprattutto è doloroso. Devo effettuare un percorso pesante, un percorso lungo e quindi so che sarà difficile per me e anche per te, ma lo devo fare, soprattutto per me. Seconda posizione, vediamo che cosa abbiamo. Cavaliere d'aria. Sì, sono geloso, so che potresti avere qualcun altro che sicuramente, anzi quasi sicuramente, quasi certamente avrai qualcun altro prima o poi.
Sì, sono geloso, lo ammetto. So che potrebbe esserci un rivale, che ci sarà sicuramente un rivale, ma le cose stanno procedendo in maniera troppo veloce, stavano andando in maniera troppo veloce. Ci sono troppi eventi che si stanno accavallando gli uni sugli altri nella mia mente, nella mia testa, nel mio cuore, quindi anche tanti sentimenti, ma anche appunto tanti eventi che non dipendono necessariamente da me, ma ovviamente dalla situazione che sto vivendo. In questo momento ho bisogno di ricentrarmi, ho bisogno di razionalità, ho bisogno di pensare, di riflettere appunto tanto, ho bisogno di agire con lucidità, non posso permettermi di sbagliare. Devo procedere passo dopo passo, in maniera attenta, in maniera furba, in maniera discreta, silenziosa e accurata. Quindi in realtà devo prendermi ancora del tempo. Devo valutare bene e con attenzione le scelte da fare. Non posso agire in maniera imprudente. Devo agire dando il massimo sfogo alla mia intelligenza. Devo mettere in atto tutte le mie capacità di agire e reagire rapidamente, ripeto, con astuzia. E lo devo fare per salvaguardare il mio futuro. Ho tante idee, ho tanti pensieri, ho tanti progetti, ma in questo momento devo ricentrarmi, perché potrei incappare in pericoli e comunque conflitti con altre persone che mi circondano. Di conseguenza, qualsiasi decisione da parte mia impulsiva sarebbe un pericolo per la mia stabilità. E quindi è chiaro che in questo momento devo rivedere assolutamente i miei piani e i miei progetti. Devo trovare delle nuove soluzioni e risoluzioni ai problemi che si sono poi ovviamente successivamente presentati. Le cose stavano andando troppo veloci, non sono stato in grado di gestire bene la situazione. Terza posizione, vediamo appunto che arcano abbiamo 8 d'aria, lo abbiamo capito, sì. Mi sento confuso, mi sento anche stranito, anche un po' scioccato per determinati eventi e fatti, e in questo momento sono in difficoltà ovviamente interiore. Mi sento in trappola, cioè come se qualcosa mi stesse in realtà soffocando, qualcosa o comunque anche la presenza eventualmente di qualcuno. Non ho certezze, ho paura di sbagliare, anzi, do quasi per scontato che potrei sbagliare. Non ho una grande autostima in questo momento, c'è proprio una profonda mancanza di sicurezza in me stesso e ho paura, io ho paura. Sino ad ora molte situazioni mi hanno reso infelice, situazioni che non riguardano te, non riguardano noi, ma altre situazioni che ad oggi mi pesano e come, che mi danno l'impressione a volte che non ci sia una via d'uscita. Sì, in questo periodo non sono particolarmente ottimista e mi sto guardando molto bene da appunto queste situazioni, da questi problemi, ma anche da persone che mi circondano, delle quali io assolutamente non mi fido. Io ho intenzione di liberarmi in modo più possibile salutare, ovviamente benefico per me, di queste situazioni e anche di determinate persone che al mio fianco in qualche modo appunto mi soffocano, che mi impediscono di vivere correttamente la mia vita. Voglio un distacco da queste persone, però ripeto, io ho tanta paura e a volte ritengo di non avere le capacità addirittura e nemmeno gli strumenti per poter, effettuare comunque questo allontanamento. Io ho bisogno di libertà, ho bisogno di respirare aria nuova e ho bisogno di ricominciare ad agire avendo fiducia negli altri, nel futuro,
anche in noi, in ciò che provo, ma ho bisogno in questo momento di tempo, di riflettere, perché le paure in qualche modo è come se mi stessero facendo mancare il respiro, quindi mi sento confuso e spesso mi sento impotente. A volte mi sento vittima delle circostanze e ho tanta paura di agire, nonostante io possa fingere, possa mentire, sì, perché io mento e posso magari dimostrare di essere forte, di avere coraggio, di avere comunque di fronte a me situazioni positive, di vivere in un momento di positività. Posso fingere di essere brillante, di essere soddisfatto e pienamente appagato, ma non è affatto così. Dentro di me sto vivendo un momento di grande confusione e soprattutto di grande paura, che tengo però ovviamente ben nascosta perché fondamentalmente me ne vergogno. In quarta ed ultima posizione, finalmente una carta molto più positiva, il 4 di fuoco. In realtà sono sicuro che ovviamente sforzandomi e tirandomi su le maniche da questa situazione appunto ne uscirò, anche se, ripeto, le tempistiche possono essere sicuramente lunghe. Nel mio futuro, ripeto, ho bisogno di libertà, ho bisogno di pace, ho bisogno di evitare conflitti. Quindi è chiaro che in questo momento cercherò di superare, te lo assicuro, farò di tutto veramente per superare tutti gli ostacoli ed anche per ritornare ad essere fiero e orgoglioso di me, perché ho bisogno in tutti i modi di veramente riavere piena coscienza del mio futuro, consapevolezza di ciò che io voglia realmente, di ciò che faccia chiaramente per me e soprattutto di tirare un po' su la mia autostima. Sicuramente ho bisogno di apporre dei cambiamenti notevoli alla mia vita familiare, quindi sia al rapporto con la mia famiglia di origine che anche eventualmente al rapporto con una terza persona. Ho bisogno di riprogettarmi anche da un punto di vista sentimentale e ho bisogno quindi di ricominciare ad amare. Ho bisogno di trovare e ritrovare stabilità e ho intenzione di impegnarmi in qualcosa ovviamente di nuovo. Ho bisogno di un evento che rappresenti veramente la chiusura di un ciclo per ricominciare assolutamente da capo e sono sicuro che mi farò comunque risentire, che avremo modo comunque di nuovo di parlare, che avremo modo di nuovo di vederci e comunque di chiarire questa situazione e anche, perché no, di poter godere anche di momenti molto piacevoli insieme. Però è chiaro che sicuramente la situazione che ovviamente mi porto dietro ormai da tempo deve assolutamente essere rivista, quindi ho bisogno di tempo. Le tempistiche ovviamente possono essere comunque lunghe. Ti ripeto, io ti ricercherò comunque, ho voglia tra l'altro ancora ad oggi di rivederti, di stare con te, quindi comunque avrò modo di risentirti o se non altro farò di tutto per ovviamente risentirti, poi spetterà a te l'accettare o meno il mio contatto. Sicuramente avrò bisogno ancora di parlare con te perché in realtà so che tu potresti essere la mia felicità, potresti essere proprio quel momento di spartiacque appunto nella mia vita verso la felicità, ma so che ovviamente ti sto chiedendo tanto. Io ti prometto che comunque farò di tutto per tirarmi sulle maniche e risolvere tutti i problemi che ovviamente io mi porto dietro, però ripeto, ci vorrà sicuramente del tempo. Ripeto, sicuramente però mi farò di nuovo sentire. E sono sicuro che nonostante qualche piccola ritrosia, anche tu ovviamente ne sarai felice e spero di poterti portare un po' di felicità, cosa che non sono riuscito a fare sino ad ora. E passiamo alla seconda variante, iniziamo appunto a mescolare i nostri tarocchi degli angeli di Doreen Virtue.
Ecco, queste sono appunto le 4 carte che ovviamente appunto andremo a leggere una alla volta. Vediamo in prima posizione che cosa abbiamo. Il paggio d'aria. Allora, in realtà sì, siamo lontani, però io sto cercando comunque informazioni sul tuo conto, ossia ti sto spiando, magari anche sui social, piuttosto che in qualche modo anche sugli stati WhatsApp, Telegram o addirittura sto cercando informazioni ovviamente che riguardano te presso altre persone che potremmo appunto avere in comune, proprio perché mi dà fastidio, mi irrita non poterti in qualche modo star vicino. Sicuramente riguardo a noi ci sono stati alcuni pettegolezzi, sicuramente qualcuno ha parlato troppo, sicuramente qualcuno potrebbe aver raccontato ovviamente di noi, in caso la nostra storia sia appunto nascosta, o comunque persone che potrebbero aver cercato, diciamo, di mal consigliarmi circa l'andamento del nostro rapporto. Ebbene, comunque a me non importa, io sono abituato a ragionare ovviamente con la mia testa e di conseguenza continuerò a pensare di te ciò che io ovviamente penso di te, senza farmi influenzare da comunque pensieri altrui. Io cercherò comunque, ecco, di non farmi influenzare da pensieri altrui. Fatto sta che ci sono state troppe voci, diciamo parole, appunto pettegolezzi, e questa cosa chiaramente mi ha un po' infastidito. Comunque, ripeto, critiche ben poco costruttive, anzi critiche provenienti sicuramente da persone estremamente gelose e invidiose, anche probabilmente da un rivale, sì, da qualcuno che evidentemente vorrebbe essere al mio posto, avrebbe voluto essere al mio posto, accanto ovviamente a te. Ti ripeto però che sono molto curioso comunque di sapere di te e farò di tutto per continuare a cercare informazioni ovviamente sul tuo conto. Lo farò ovviamente perché mi interessi, perché comunque il mio pensiero è ovviamente ancora rivolto a te. Sicuramente questa situazione sta provocando e provocherà ancora dei ritardi, un cambiamento nei programmi, ma in futuro sarò comunque ben lieto di spiegarti la situazione, quindi avrò certamente bisogno di un chiarimento con te. Vediamo appunto in seconda posizione che cosa abbiamo. E qui abbiamo il 10 di terra. In questo periodo il mio pensiero si sta molto concentrando anche su questioni economiche, poiché ho bisogno di sicurezza e soprattutto, ecco, amo essere circondato ovviamente di appunto benessere e agi. Di conseguenza sto anche cercando di gettare delle fondamenta importanti e durevoli di successo comunque per quanto concerne il mio lavoro. Sto cercando di risalire un po' la china, sto cercando di farcela e ovviamente sto cercando anche di avere il più possibile le spalle coperte, con anche dei notevoli comfort materiali, quindi soddisfazioni e risultati in ambito appunto professionale ed economico-finanziario, proprio appunto per eventualmente riprogrammare e riprogettare il mio futuro. Ma ovviamente sono assolutamente lucidamente consapevole del fatto che chiaramente devo portare avanti anche una carriera, la mia carriera professionale, nel miglior modo possibile, in modo ovviamente da poter garantire a me stesso un futuro di libertà, quindi evidentemente anche smarcandomi da situazioni
familiari per quanto concerne ad esempio la mia famiglia di origine, piuttosto che appunto una famiglia acquisita, piuttosto che un rapporto con una evidente compagna al mio fianco o figli. Io ho bisogno comunque in questo momento di tener d'occhio anche questa situazione e lo faccio non tanto per avidità, ma perché ho bisogno di sentirmi sicuro da un punto di vista pratico per quanto concerne proprio il denaro, ovviamente anche per potermi appunto costruire una base solida e quindi anche un ovviamente futuro molto più sereno. Quindi io ho bisogno di stabilità e ovviamente la stabilità passa inevitabilmente anche dal denaro e dall'avere una buona posizione da un punto di vista ovviamente professionale. È chiaro che sicuramente questa situazione mi distrae rispetto chiaramente all'amore, ma in questo momento non credo di poter fare altrimenti. Quindi un obiettivo principale ovviamente per quanto concerne la mia vita è occuparmi anche in particolar modo del mio benessere materiale, ovviamente dei miei figli, in caso appunto io ne abbia, piuttosto che ovviamente della mia vita futura. Questo è in questo momento anche l'elemento principale ovviamente del mio pensiero, oltre che ovviamente tenerti d'occhio e chiedere informazioni, prendere informazioni di te. Vediamo in terza posizione che cosa abbiamo e qui abbiamo il 7 d'aria. Allora devo ovviamente prestare molta attenzione alle persone che mi circondano. In quest'ultimo periodo diciamo che ho notato dei comportamenti particolarmente falsi, delle pugnalate alle spalle, appunto pettegolezzi, quello di cui ti parlavo appunto prima. Quindi situazioni che mi hanno un po' impensierito circa evidentemente amici che poi amici evidentemente non sono, quindi falsi amici, colleghi, magari anche familiari, cioè qualcuno che ha la lingua troppo lunga e che si è interessata appunto qualche persona in maniera particolare a me, alla mia vita privata e magari anche al rapporto con te. Di conseguenza devo agire assolutamente con grande prudenza, devo esaminare attentamente ogni mio passo e la realtà che mi circonda. Di conseguenza in questo momento le mie azioni mancheranno di spontaneità e probabilmente in questo momento dovrò ancora pazientare e starti lontano, ma proprio perché devo avere un occhio attento e obiettivo e devo sicuramente voglio sicuramente individuare le persone delle quali non potermi assolutamente fidare, perché ritengo di avere degli acerrimi nemici e che ovviamente comportano cautela, comportano silenzio, comportano ovviamente prudenza. Devo evitare qualsiasi tipo di disattenzione, di conseguenza devo rivedere la programmazione ovviamente delle mie azioni. In realtà io avrei voluto scriverti e vederti sicuramente anche prima, ma in questo momento potrebbe essere troppo presto fare un passo avanti, perché potrebbe essere un passo falso e di conseguenza, credimi, sto rimandando qualsiasi mia azione. Cioè in questo momento ho voglia di sentirti, avrei voglia magari anche di scriverti, ma ovviamente scrivo il messaggio e poi lo cancello, proprio perché in questo momento devo prestare assolutamente attenzione, perché alcune persone che mi circondano potrebbero avere un secondo fine, cioè potrebbero fingere amicizia, ma in realtà qui di amicizia ce n'è obiettivamente poca, quindi persone che potrebbero volersi impicciare un po' troppo per quanto concerne la mia vita appunto privata, i miei segreti, e questo è ingiusto. Non è giusto che ci siano persone che invadano la mia privacy, di conseguenza devo cercare di prestare la debita attenzione, quindi non posso commettere passi falsi e ovviamente, come ti ripeto, devo osservare molto bene le persone che evidentemente mi circondano, persone che potrebbero voler carpire dei segreti, ripeto, anche semplicemente la mia vita privata, e questo mi dà ovviamente molto fastidio, anche proprio per cercare di evitare problematiche in futuro.
Di conseguenza in questo periodo preferisco prevalentemente stare solo o comunque, ripeto, riflettere bene, osservare molto più che agire, quindi pensare molto più che agire, anche se, ripeto, ovviamente vorrei stare con te, vorrei magari averti scritto prima, vorrei averti visto prima e vorrei vederti in questo momento, ma ripeto, è una situazione che richiede assolutamente molta cautela. Devo capire, devo riflettere, devo capire chi sia realmente dalla mia parte, devo capire chi siano amici e nemici. Di conseguenza devo appunto rivedere la mia programmazione anche proprio nei confronti del nostro rapporto, anche proprio nei confronti ovviamente tuoi. Di conseguenza appunto devo rivedere alcuni progetti. Questo mi dispiace sicuramente, mi fa male, ripeto, anche non essere particolarmente spontaneo, aperto nei tuoi confronti, nel doverti stare distante, ma appunto devo curare assolutamente ogni dettaglio, devo evitare appunto disattenzioni in modo da evitare grossi problemi futuri a me, a te, a noi e ovviamente anche al nostro rapporto. Quindi devo ovviamente riflettere molto bene, devo agire con grande lucidità e anche con grande furbizia, la stessa furbizia che ovviamente in questo momento sta caratterizzando alcune persone al mio fianco che fingono appunto magari amicizia, benevolenza e collaborazione, ma ovviamente invece non sono assolutamente persone né collaboranti né tantomeno amiche o comunque persone ovviamente delle quali avere particolarmente fiducia. Anche perché, ripeto, alcune persone potrebbero avere un secondo fine, cioè alcune persone potrebbero magari voler cercare di capire qualcosa in più sulla nostra storia perché magari interessate queste persone a me o a te. Di conseguenza ovviamente io devo tenere al sicuro il mio cuore, io non voglio soffrire e di conseguenza ovviamente non voglio neanche rivali attorno, quindi ripeto, devo assolutamente proteggere il mio cuore. Vediamo ora appunto in quarta ed ultima posizione cosa abbiamo, il 6 di terra. Sicuramente ho intenzione di scriverti, quindi comunque di risentirti, perché in qualche modo so comunque di avere ancora bisogno di te, bisogno del nostro contatto e so di doverti in qualche modo anche ricompensare. So di doverti essere grato, perché so che mi hai dato tanto, so che hai fatto tanto per me, so che dunque tu saresti destinatario perfetto e giusto di tutta questa generosità. Quindi so che devo, se non altro, cercare di contraccambiare o restituirti tutte le attenzioni, comunque la presenza che tu sino ad ora mi hai garantito. Sì, vorrei dare un'altra opportunità, comunque un'altra occasione al nostro rapporto, ma so anche una cosa che devo cercare di in qualche modo acquisire maggior responsabilità. In questo momento so che mi devo dar da fare, so che devo tirarmi su le maniche, so che devo risolvere tutti i problemi che comunque mi circondano, anche problemi di tipo economico, finanziario, proprio per cercare anche di dare un'immagine migliore di me. Ovviamente devo quindi anche cercare di, risarcire comunque la tua presenza al mio fianco, poiché tu hai dato lustro alla mia persona, tu hai dato un valore alla mia persona. Ecco, io devo anche quindi risarcirti da un punto di vista morale, cioè io devo in qualche modo anche parlarti proprio per riconoscerti a voce, riconoscere tutto quello che tu sei appunto stata per me, tutto quello che tu mi hai dato. Vorrei contraccambiare tutto quello che tu hai fatto sino ad ora per me, ma so che ovviamente anche in questo caso necessiterà di tempo, perché non è facile per me, perché sono circondato da persone delle quali non mi fido, perché sono circondato da falsi amici, perché ci sono troppi pettegolezzi, perché hanno cercato di darmi cattivi consigli circa la nostra situazione, circa la nostra storia,
perché so che comunque devo occuparmi anche del mio futuro, anche da un punto di vista economico-finanziario e professionale. So che devo riprendere in mano la mia vita da tutti gli ambiti, quindi ovviamente in ambito sentimentale sicuramente, ma anche in ambito strettamente personale. Devo recuperare autostima, fiducia nelle mie capacità, nelle mie possibilità, devo cercare di capire chi siano amici e nemici, quindi devo fare anche piazza pulita rispetto alle persone che mi circondano. Cioè qui il lavoro è ovviamente tanto, quindi ovviamente necessiterà di tempo, però ti ripeto, io ti riconosco i meriti, so cosa mi hai dato sino ad ora, so che cosa hai fatto per me, però sicuramente in questo momento faccio fatica a darti e ridarti quello che tu meriti. Ho intenzione di farlo, assolutamente sì, vorrei risentirti e lo farò, mi riavvicinerò, comunque ti chiamerò, avrò modo comunque anche di ringraziarti verbalmente, o farò in modo che tu possa capire comunque che io sono assolutamente orgoglioso di tutto quello che tu mi hai dato, io ti sono grato di quello che tu hai fatto per me sino ad ora, quindi avremo sicuramente ancora modo, se non altro ovviamente, di parlarci, di risentirci e ovviamente anche di chiarire, se ovviamente tu lo vorrai. Sicuramente io farò ovviamente del mio meglio. Per adesso appunto devo proprio ricostruire la mia vita da tutti i punti di vista, farò di tutto veramente e comunque avremo modo ancora di risentirci se lo vorrai, quindi anche comunque di chiarire. Per il momento appunto ti assicuro che farò di tutto per mettere a posto e in sesto la mia vita.